Croce e delizia dell'attuale catalogo Rolex, con un listino di 17.900 euro, è anche lo sportivo più costoso dell'intera linea, dell'intera produzione, lo sportivo in acciaio più costoso. Amato e odiato dagli appassionati, più odiato che amato in realtà. Qualcuno si lamenta del fatto che se non si chiamasse Rolex non sarebbe apprezzato da nessuno, ma io vedo che comunque non lo apprezza quasi nessuno, mentre a me piace e vi dirò perché tra poco. Vi parlo oggi dello Yachtmaster 2, questa volta siamo stati da Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches a Bari, che ci ha messo a disposizione questo Yachtmaster 2 da recensire e di cui vi parlo però tra pochissimo, tra 10 secondi dopo la sigla. Iniziamo. Prima di iniziare, come al solito, datemi soltanto 30 secondi per parlarvi dello sponsor che ci permette di registrare questo video, Chronext.it, un servizio di vendita online di orologi con base in Germania e che vende in tutto il mondo con i vari store presenti nel mondo, ed è il motivo per cui ve ne parlo, perché la loro idea è quella di vendere sì orologi online, ma farveli provare prima di pagarli. In pratica è possibile sul sito scegliere uno o più orologi da provare presso una delle loro lounge presenti in Italia, sia a Roma che a Milano, e a breve apriranno anche in altre città, in maniera tale da poter provare prima di acquistare. Insomma, un'idea completamente nuova nel sistema di vendita online che sicuramente nel mondo degli orologi di lusso può essere molto utile. Se volete approfondire, Chronext.it. E ora torniamo a parlare del nostro Yachtmaster 2. Uno sportivo in acciaio più costoso del catalogo Rolex, ma esiste anche in acciaio oro e in full gold, quindi tutto in oro, da 44 mm, che ha sempre spaccato gli appassionati. In realtà gli appassionati non lo apprezzano, sebbene io ritengo che un orologio del genere vada prima provato al polso per dire se piace o non piace, perché ero uno di quelli a cui non piaceva, prima però di averlo provato effettivamente al polso. Non questa volta, per la prima volta da Giulio, è un orologio che conosco da tempo e che provato al polso effettivamente mi ha convinto. Mi ha convinto perché si tratta di un orologio sportivo che ha nelle sue proporzioni ciò che rappresenta un orologio da barca. Qualcuno mi dirà: ma chi utilizza più gli orologi per lo scopo per cui sono stati pensati? Nessuno. Inutile prendersi in giro, l'orologio è un oggetto inutile, è un oggetto che apprezziamo noi appassionati in quanto appassionati, non certamente perché ci serve leggere l'ora o con questo Yachtmaster 2 fare il conto alla rovescia di 10 minuti per partire nelle regate. Almeno non credo che qualcuno lo utilizzi davvero per questo. Però c'è da dire che un orologio va anche approfondito, va anche raccontato per ciò che rappresenta all'interno di un catalogo, come per esempio quello Rolex, e in particolare questo Yachtmaster 2 rappresenta l'innovazione che tanti appassionati invece criticano a Rolex, perché pare che Rolex non abbia mai innovato. Rolex in realtà parte da una storia di innovazioni, dalla prima cassa impermeabile per un orologio da polso fino al primo movimento brevettato automatico per un orologio da polso, l'Oyster Perpetual, la data ad ore 3 in un orologio e così via. Insomma, la storia di Rolex è quella di aver innovato l'orologeria moderna, quella che oggi conosciamo, fino ad arrivare ai risultati odierni. Rolex non è ciò che è oggi, non è la Rolex di oggi per pura fortuna, è la Rolex di oggi perché evidentemente nel corso dei decenni se l'è meritato. E sebbene abbia raggiunto i risultati che tutti conosciamo, non è vero che non ha continuato ad innovare. Lo ha fatto sia con lo Sky di Weller, per esempio il calendario sportivo annuale con movimento integrato alla lunetta, sia anche con questo Yachtmaster 2 che allo stesso modo ha il movimento integrato alla lunetta e che consente di impostare attraverso quest'ultima proprio i minuti per il conto alla rovescia.
alla rovescia che viene utilizzato nella partenza delle regate professionali. Un orologio complicato, insomma, che sebbene possa non piacere, come ho detto anche all'inizio di questo video, spesso non piace, in realtà va considerato per ciò che è, ovvero uno sportivo complicato, ultra professionale, e che grazie alle sue linee o magari anche alla maglia centrale lucida del bracciale va ad impreziosire quello che è un orologio da barca, chiamiamolo così, un orologio da indossare con una bella polo bianca a bordo di una barca o magari in riva al mare durante un aperitivo. Sì, perché ripeto, inutile nascondersi dietro un dito, certi orologi sono orologi da aperitivo. Non credo ci sia nulla di male, nessun orologio viene più utilizzato come strumento, almeno è molto raro che questo accada, quindi cercando di essere onesti intellettualmente dico le cose così come stanno, almeno così come le vedo io. Si tratta comunque di un orologio di sicuro prezioso per la sua complicazione, per l'innovazione di un movimento integrato alla lunetta e unico nel suo genere, replicato soltanto dallo Sky di Weller, come dicevo, e che rappresenta ciò che nel catalogo Rolex non c'era, ovvero uno sportivo veramente complicato, a differenza di tutti gli altri sportivi che poi alla fine sono i soliti GMT o i soliti solo tempo con data o senza data. Insomma, un orologio che per quanto particolare mi ha sempre affascinato e che nonostante i suoi 44 mm mi ha convinto come pochi altri orologi, ad esempio il CD Weller Deep Sea da 44 mm al polso, anche a causa del suo spessore, non mi convince assolutamente come quest'ultimo, questo Yachtmaster 2, che invece rimane sottile e rimane anche impermeabile 100 metri nonostante i tasti a pompa della cronografia del conto alla rovescia. Un orologio che comprerei? Probabilmente sì, se non costasse però quasi 20.000 euro, perché per quanto particolare, per quanto esclusivo, per quanto complicato, si tratta pur sempre di uno sportivo. È vero, le quotazioni odierne dicono tutt'altro, su questo non c'è dubbio, e dicono tutt'altro anche su orologi solo tempo classici, per esempio come un sub da 41 mm che attualmente ha una quotazione di circa 18.000 euro. Allo stesso modo un orologio di questo tipo non vedo come possa costare di meno, però è anche vero che è un orologio molto particolare, come dicevo piace a pochi, e anche se piace rimane forse una scelta da fare dopo aver soddisfatto una serie di altri desideri anche in casa Rolex, ma soprattutto anche per tante altre maison. Mi viene da pensare allo Speedmaster, al Seamaster o a tanti altri orologi complicati e più esclusivi che hanno un costo di 20.000 euro. Insomma, con 20.000 euro da scegliere c'è praticamente di tutto. E prima di arrivare allo Yachtmaster 2 direi che ce ne vuole un po'. In ogni caso, un orologio che a polso mi ha convinto e che non escludo magari di acquistare, di mettere in collezione in futuro. Non so quando, lo guardo da anni, vedremo. Vorrei però sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Scatenatevi, non esagerate, altrimenti devo chiudere tutto. Grazie in ogni caso per essere stati con me qui nella stanza degli orologi per questa puntata. Ci vediamo martedì prossimo in una nuova puntata qui su Top. Ciao!